Uomini tigre a 5 euro, avete capito bene. Stamattina Creative Assembly ha deciso di rivelare a sorpresa qualcosa che era già nell'aria, smentendo l'ipotesi del re scimmia e confermando la nuova direzione di Total War Warhammer 3. Pacchetti per personaggi a prezzo ridotto. Ben ritrovati, parliamone insieme. Io sono Tiranno Matto in questo aggiornamento un po' così in fretta e furia, ma bando alle ciance e dritto al sodo. Se siete dei giocatori che frequentano spesso lo Steam Workshop, ben saprete che Tigerman of Cathay è una mod presente da diverso tempo, sviluppata dal progetto Q, ma non avremo più bisogno forse di questa mod se non per delle unità aggiuntive, perché la Creative Assembly questa primavera, quindi a brevissimo, ci porterà gli uomini tigre dell'Ind proprio per il Cathay. Di tutta questa storia la cosa più allucinante e che mi ha stupito parecchio è che è arrivata anche della lore ufficiale in collaborazione con la Games Workshop sugli uomini tigre. Disclaimer doveroso, badate bene, tutto quello che vedete qui dentro arriva dalla mod del progetto Q e ovviamente le informazioni dal blog post ufficiale della Creative Assembly. Ma è un annuncio di un annuncio, non abbiamo ancora la copertina, screenshot ufficiali, soltanto dei concept art che vi presento a ripetizione perché appunto il materiale è quello che è. E anche per quanto riguarda la lore e le meccaniche di fazione è presto per parlarne. La fonte di informazione, appunto il blog post, accenna a qualcosa, non ci lascia a bocca asciutta. Ma non è nemmeno abbastanza per fare un'analisi completa. Approfondiremo sicuramente, se vi interessa lasciate un commento sotto il video. Magari anche in questa occasione riuscirò ad avere un'anteprima e portarvi uno sguardo matto. Però effettivamente adesso cosa è stato annunciato? Quali sono queste novità? Perché appunto c'è anche della lore nuova che introduce nuovi personaggi e mette in contesto gli uomini tigre dell'Ind proprio nella fazione del Cathay. Avremo infatti un nuovo lord leggendario, Bashiva, la tigre bianca di Xiangyang, una sovrana mercenaria legata a un antico giuramento verso Zhao Ming, il drago di ferro. Questa alleanza risale addirittura alle prime invasioni del caos, quando gli uomini tigre, mutati dai poteri perniciosi, si ribellarono alla volontà del dio del mutamento Tzeentch e, rispettando le tradizioni di lealtà, onore e dovere, riuscirono a essere salvati dal loro dio Kamau, che li protesse dai poteri perniciosi e li avvicinò appunto alla stirpe del drago del Cathay. Bashiva non è soltanto sovrana di tutte queste tribù di uomini tigre, è aralda dell'eredità di questo antico e sacro patto con la stirpe del drago del Cathay. Bashiva sarà armata con 2 lame da pugno, ispirati alle armi Cathar indiane, e un artefatto che si chiama il Portale Celeste, che le permette di teletrasportarsi, fiancheggiare e colpire in profondità oltre le linee nemiche. È proprio parte integrante dell'identità degli uomini tigre l'atto del fiancheggiamento, dello schieramento d'avanguardia, del colpire in profondità non visti. Arriveranno infatti, oltre a Bashiva, un lord con una alabarda e un eroe generico, un lancia incantesimi chiamato Claw Speaker. Esso potrà beneficiare del sapere delle bestie e del sapere delle ombre. Stanno ancora cercando di capire che ruolo specifico questa tigre lancia incantesimi potrà avere nel roster del Cathay e come personalizzare anche le abilità di questi uomini tigre in modo tale che siano ancora più unici, sia a livello immersivo sia per quanto riguarda il gameplay di battaglia. L'obiettivo palesato dalla Creative Assembly è creare delle unità veloci che colpiscono duro, che non vengono viste e che hanno questo ruolo ibrido e multifunzionale per accompagnare gli eserciti umani a servizio dei draghi dell'est. Per quanto concerne la lore, avere finalmente qualcosina in più rispetto all'Ind sicuramente fa ben sperare. La mia ipotesi è che magari qualche nuova regione dell'Ind verrà sbloccata nella mappa, considerato che con la Games Workshop hanno proprio lavorato ex novo
Subashiva e gli Uomini Tigre, c'è sempre la possibilità che l'apertura di prima Ind e poi Quraysh non resti soltanto un'ipotesi e che finalmente vengano integrate queste nuove aree di gioco nella Imperi Immortali, senza bisogno della bellissima e consigliatissima Immortal Empire Expanded di cui vi parlo sempre nei miei video. Voglio anche sottolineare quanto la presenza ripetuta della parola mercenario e un po' gli accenni generali che sono presenti nel blog post fanno pensare che le meccaniche di fazione riguardanti questo nuovo Lord del Katai possano aprire un attimo un varco verso la prospettiva dei Dogs of War di cui abbiamo già parlato. Abbiamo prima avuto Gogfang e adesso abbiamo gli Uomini Tigre. Ci sono unità mercenarie già presenti ovunque. Che la Creative Assembly stia lasciando qualche indizio? Potrebbe essere sempre tutto legato anche all'espansione della mappa in Ind e Quraysh, con le compagnie delle Indie. Però lo sapete, non sono un grande fan delle speculazioni, ma quello che vi posso dire è che al momento sono molto ben disposto verso Creative Assembly e Total War Warhammer 3. Il futuro, per quanto a rallentatore, è garantito almeno per un po' e la direzione dei pacchetti a costo ridotto, con comunque nuove unità, nuovi personaggi, meccaniche, fazioni e anche segmenti di lore, come abbiamo visto, come anche magari delle missioni in carico che vanno ad approfondire di più questi aspetti, secondo me vanno tutti valutati come segnali positivi che la community non dovrebbe rigettare, ma accogliere. Certo, è vero, c'erano già dei leaks da anni sui Lords of Shangyang, molti hanno ipotizzato che i ritardi fossero dovuti anche a diatribe con grossi content creators, ma per favore abbandoniamo questi discorsi futili e concentriamoci su quello che sarà il futuro di Total War. Anche perché oltre l'universo fantasy abbiamo anche la conferma che arriverà il 40.000 e vedere l'introduzione di pacchetti onesti con buoni contenuti a prezzo ridotto è un'ottima cosa, perché questa è una buona strategia di mercato che rispetta il nostro tempo e i nostri portafogli, ma al contempo va a sostenere uno sviluppo continuo di queste saghe di Total War Warhammer. Si spera dunque che la Creative Assembly abbia imparato dai suoi errori e stia dettando una nuova linea strategica per il business dell'industria videoludica, appunto della strategia. Sarebbe altrimenti un po' ironico se continuassero a sbagliare strategia, non credete? A tal proposito lancio la palla a voi, cosa ne pensate? Siete propositivi? Prenderete il DLC degli Uomini Tigre? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché anche oggi questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima!